Bentornati a Storie dalla Soffitta, il canale che vi porta a scoprire curiosità e storie dal mondo del fumetto. Oggi ci addentriamo in un'avventura incredibile con Yolanda de Almaviva, uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano degli anni 70, parte integrante della tradizione dei fumetti erotico-avventurosi. La serie, pubblicata tra il 1970 e il 1974, è nata da un'idea di Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon e vede come principali autori lo sceneggiatore Roberto Renzi e successivamente la coppia Gaburro-Gramegna. Ma il vero cuore della serie è il contributo artistico di Milo Manara, uno dei più grandi maestri del fumetto erotico italiano, che ha contribuito a darle una qualità visiva inconfondibile. Yolanda è la fiera e audace figlia del governatore di Maracaibo, che si lancia in una serie di avventure alla ricerca di vendetta e giustizia. Il suo obiettivo è recuperare il suo regno, che le è stato sottratto dal crudele governatore della città. Per farlo, Yolanda si trasforma in una spietata corsara, navigando i mari dei Caraibi in cerca di rivalsa. È un personaggio complesso, una donna forte, seducente e indipendente, in un'epoca in cui le protagoniste femminili erano spesso ritratte in ruoli passivi. Nonostante l'elemento erotico sempre presente, le sue storie sono ricche di azione, battaglie navali e duelli spietati. Yolanda si muove in un mondo dominato da pirati e ribelli, dove l'ambientazione storica d'epoca si intreccia con temi avventurosi ed erotici, un mix che l'ha resa particolarmente popolare all'epoca della pubblicazione. La protagonista condivide diversi tratti con altre eroine di quel periodo, come Isabella, la duchessa dei diavoli, con la quale condivide lo stesso tono narrativo e l'atmosfera esotica. Il grande Milo Manara ha dato vita al personaggio con la sua arte raffinata e sensuale, anche se in quegli anni era ancora agli esordi della sua carriera. Sebbene Manara fosse sotto pressione per rispettare i tempi di consegna frenetici, le sue tavole già mostrano il suo talento in via di sviluppo. Le scene di Yolanda, che alternano momenti di azione drammatica a divagazioni erotiche, sono particolarmente suggestive e contribuiscono in modo decisivo al successo della serie. La serie è stata pubblicata dalla Eddy Periodici e ha avuto un ciclo di vita piuttosto breve, concludendosi dopo 69 numeri. Tuttavia, ha avuto un impatto duraturo nel panorama del fumetto erotico italiano, un genere che all'epoca era al suo apice, grazie anche al successo di altri titoli come Isabella e Zora. Yolanda de Almaviva è un esempio perfetto di come il fumetto italiano abbia saputo osare in termini di contenuti e rappresentazione femminile. Sebbene inserita in un contesto avventuroso e spiccatamente erotico, Yolanda è un personaggio che incarna l'indipendenza e la forza femminile, un'eroina capace di affrontare uomini potenti e nemici spietati con astuzia e coraggio. Il suo fascino risiede anche nella sua capacità di essere vulnerabile e seducente, senza mai perdere il controllo della situazione. Negli anni 70, il fumetto erotico viveva un periodo di grande popolarità, soprattutto in Italia, e Yolanda, insieme ad altri personaggi come Isabella e Lucifera, ha aiutato a ridefinire i limiti di ciò che era accettabile nei fumetti, mescolando erotismo e narrativa avventurosa. Ancora oggi il personaggio è ricordato con affetto dai fan e continua ad avere una certa influenza nel mondo del fumetto d'autore. Dal mio punto di vista, Yolanda de Almaviva rappresenta un interessante mix di elementi che riflettono un'epoca. La crescente libertà espressiva del fumetto erotico, il desiderio di esplorare nuovi modelli di protagoniste femminili forti e una ricerca di bellezza estetica che ha trovato il suo miglior interprete in Milo Manara. È un fumetto che, nonostante i suoi limiti editoriali e narrativi, ha saputo lasciare un segno e offrire ai lettori una fuga verso un mondo fatto di mare, pirati e avventure proibite. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi altre storie uniche come questa.